Saya Kamitani è la Stardom. La Phoenix Queen è volata di nuovo più in alto di tutte e ha conquistato anche lo Strong Women's Championship, aggiungendo così un altro alloro nella sua bacheca. Sabato 27 settembre è andato in scena un winner takes all match che ha ridefinito il concetto di epico nel Joshi Pororesu. In palio c'erano i due titoli più prestigiosi posseduti dalle protagoniste: il World of Stardom Championship, la cintura simbolo della compagnia detenuta dalla Phoenix Queen, e lo Strong Women's Championship portato con fierezza da Azumi. Un main event che da settimane aveva catturato l'attenzione non solo dei fan della Stardom ma dell'intero panorama del wrestling mondiale. E non è esagerato dire che questo incontro sia stato a tutti gli effetti uno dei migliori match femminili, non soltanto della storia della Stardom ma dell'intero wrestling mondiale. Più di 20 minuti di pura tensione, una battaglia che ha visto tecnica, cuore, resistenza, ma soprattutto un'etica dello scontro che ha ricordato a tutti cosa significhi lottare non solo per una cintura ma per lasciare un'impronta nella storia. Dal momento in cui il gong è suonato, la Korakuen Hall è esplosa. Due destini a confronto, due filosofie diverse ma intrecciate. Da una parte Saya Kamitani, l'incarnazione stessa della rinascita e dell'evoluzione. La ragazza che nel giro di pochi anni è passata da promessa a simbolo, costruendo una reputazione fatta di resilienza, di spettacolarità e di dominio. Dall'altra parte Azumi, l'enfant prodige, la wrestler che a soli 22 anni è già considerato un fenomeno tecnico, una delle migliori interpreti dello stile high speed, una donna capace di far sembrare possibile l'impossibile dentro quel quadrato. Un genio della velocità, del tempismo e della creatività, ma che troppo spesso ha visto sfumare i momenti più importanti della sua carriera. La Korakuen Hall sapeva che avrebbe visto uno scontro memorabile. Quello che nessuno poteva prevedere però era quanto le due si sarebbero spinte oltre i propri limiti. Il match è iniziato con un ritmo incredibile. Azumi ha imposto la contesa sul suo terreno preferito: velocità, esplosività, cambi di direzione fulminei. Saya Kamitani ha risposto con il suo stile spettacolare, fatto di colpi precisi e una capacità incredibile di ribaltare le situazioni. I primi minuti sono stati una danza frenetica in cui ogni mossa sembrava studiata per portare il pubblico al limite dell'incredulità. Ma poi è arrivato il momento che ha iniziato a definire davvero la grandezza di questo incontro: le Canadian Destroyer di Azumi. 4 manovre devastanti che hanno fatto tremare le fondamenta della Korakuen Hall, ma una in particolare è stata storia pura. Una Canadian Destroyer dalla terza corda, un azzardo che soltanto una wrestler come Azumi poteva concepire e realizzare. Una manovra che per un attimo ha fatto pensare a tutti che fosse la fine, con quella che quella sera sarebbe stata Azumi a trionfare, a diventare double champ, a ribaltare il corso della sua carriera. E invece no, perché Saya Kamitani, con la sua resilienza che ormai la contraddistingue, è riuscita ancora una volta a rialzarsi con il corpo distrutto, con le forze ormai ridotte al minimo, ma con la determinazione di chi non voleva soltanto vincere, voleva scrivere una pagina di storia. Il finale di questo incontro è stato un crescendo drammatico che ha portato la Korakuen Hall sull'orlo dell'estasi. Saya Kamitani ha capito che l'unico modo per piegare Azumi era ricorrere alla sua manovra più devastante, la Star Crusher. Una mossa che già da sola basterebbe a chiudere qualsiasi incontro, ma non contro Azumi. Perché
perché in quello show Azumi non era soltanto un avversario, era un muro, un ostacolo insormontabile che sembrava deciso a non cedere. La prima Star Crusher è arrivata e il pubblico ha tenuto il fiato in sospeso. 1, 2, kick out. Incredibile. La seconda, pochi istanti dopo, repentina, che ha sorpreso non solo Azumi, ma anche tutti i fan presenti all'arena che guardavano il match seduti sul proprio divano di casa. 1, 2 e ancora kick out. A quel punto la tensione era alle stelle. Sembrava che nulla potesse piegare Azumi, ma Saya, con una forza quasi sovrumana, è riuscita a connettere una terza Star Crusher, mettendo finalmente fine a quella battaglia epica. Un match che non era soltanto un match, era una guerra di simboli, un confronto di anime, un duello che ha ridefinito i limiti stessi della resistenza umana. La vittoria di Saya Kamitani è stata meritatissima. Diventare double champ non è un traguardo che capita per caso, è il risultato di anni di sacrifici, di momenti difficili, di sconfitte che hanno forgiato una campionessa capace di reggere sulle proprie spalle l'intero peso della Stardom. Con 2 cinture ora saldamente nelle sue mani, Saya è il volto indiscusso della compagnia, la wrestler che più di tutte incarna il presente e il futuro della federazione, una campionessa che ha dimostrato non solo di saper vincere, ma di saper resistere e superare prove al limite dell'impossibile. Il pubblico della Korakuen Hall l'ha capito e ha tributato a Fairness Queen un'ovazione degna dei più grandi. Risultati, quelli di Saya Kamitani, che vanno a premiare tutto ciò che la ragazza sta facendo in questi mesi per la Stardom. Basti pensare che Saya, con il suo carisma, con la sua identità unica, con il suo fascino, sta riuscendo a far conoscere la Stardom ai più ed è riuscita a portare il Joshi Puroresu in diretta TV nazionale dopo ben 23 anni. Sì, perché lo show che noi abbiamo potuto guardare gratuitamente su YouTube in Giappone è stato trasmesso sulla TV nazionale, un traguardo di enorme spessore, proprio perché tutto ciò non succedeva da 23 anni. Questo fa capire quanto si stia rivelando importante Saya Kamitani non solo per la Stardom, ma per tutto il Joshi Puroresu. Ma se questo show ha consacrato Saya Kamitani, e allo stesso tempo ha lasciato aperta una riflessione su Azumi, perché la sensazione, guardando la sua prestazione, è che Azumi resti, almeno per ora, un'eterna incompiuta. Il suo 2025 è stato un anno di alti e bassi, un susseguirsi di occasioni mancate, di illusioni svanite. A Wrestle Kingdom il 4 gennaio aveva fallito l'assalto ai WGP e Women's Championship contro Mayu Iwatani. Ad Osaka Kingdom aveva perso la sua chance di conquistare il Wonder of Stardom Championship e di diventare leader di Neo Genesis, cadendo ancora una volta nei momenti decisivi. È vero, ha conquistato lo Strong Women's Championship e gli Artists of Stardom Titles, ma i suoi regni sono stati tutt'altro che memorabili, specialmente quello dello Strong Title, con una sola difesa all'attivo contro Bozilla, direi troppo poco, insomma, per una wrestler del suo talento. La finale del 5-Star Grand Prix l'aveva portata vicinissima al sogno, ma ancora una volta Momo Watanabe le aveva sbarrato la strada. E nelle ultime settimane la perdita degli Artists of Stardom Titles contro Hate e ora dello Strong Women's Championship hanno dato la sensazione di una parabola in discesa. Azumi resta una fenomenale interprete del wrestling, ma sembra non riuscire mai a compiere il passo definitivo verso la grandezza assoluta, quella che paradossalmente tutti sanno che potrebbe raggiungere. E proprio Momo Watanabe, l'ex partner di Azumi, è stata la protagonista del post-match.
Dopo il trionfo di Saya, Momo è salita sul ring per lanciare la sfida che tutti attendevano. Crimson Nightmare, 3 novembre 2025. In palio ci saranno entrambe le cinture, il World of Stardom Championship e lo Strong Women's Title. Un match che promette di essere ancora una volta epocale, uno scontro tra due delle figure più importanti della Stardom moderna, con la posta in gioco più alta di tutte. La vincitrice del 5-Star Grand Prix contro la campionessa assoluta. Due destini che si sconteranno in quella che promette di essere uno show leggendario. Ma avremo tempo ovviamente di parlare meglio della sfida che attende Saya Kamitani e Momo Watanabe, una battaglia che merita giustamente la nostra attenzione, che merita di essere raccontata a dovere. Intanto il match tra Saya Kamitani e Azumi rimarrà impresso come un capolavoro di emozioni, di wrestling puro, di storytelling dentro e fuori dal ring. In fondo il wrestling non vive solo di vittorie e sconfitte, ma delle storie che riesce a raccontare. Quella tra Saya Kamitani e Azumi è stata una storia di forza contro ingegno, di resilienza contro velocità, di due anime che hanno dato tutto fino all'ultima goccia di energia. Una storia che ha consacrato Saya come double champ, ma che ha anche mostrato al mondo ancora una volta il potenziale infinito di Azumi. Forse incompiuta, sì, ma mai domata. E chissà che magari proprio questa ennesima delusione sarà la scintilla che la porterà un giorno a scrivere finalmente la sua pagina di trionfo. Perché se c'è una cosa che la kermesse del 27 settembre ci ha insegnato è che nel wrestling nulla è davvero definitivo, tranne una cosa, l'eternità di match come questo. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi contenuti e ditemi: siete felici della vittoria di Saya Kamitani? Oppure avreste preferito un risultato diverso? Sbizzarritevi come sempre nei commenti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde per rimanere sempre aggiornati con il wrestling femminile mondiale. Donne tra le corde è un progetto che vi apre una finestra sul magico mondo del women's wrestling grazie a news, rumors, risultati dei vari show e così via. Date un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!